Ti dico come la sento io personalmente. Questa è una macchina carica di cose. Per la cultura quechua delle Ande argentine, Huayra è il dio del vento, ma è l'aria di Imola ad aver plasmato l'istinto pistaiolo di queste ali, di queste appendici. Imola è una pista che quello che è bravo lo fa diventare più bravo, quello che è cattivo diventa più cattivo, no? È una pista che separa un po' le cose. Poi è una pista che già il nome. Enzo e Dino Ferrari, c'è una storia posizionata in quel posto lì, la passione che c'è. Con Imola abbiamo un rapporto veramente fantastico, non solo con le autorità, ma con quelli che tengono dietro la pista, e un'amicizia, e siamo diventati un team. Questa Huayra è disegnata quindi da un altro vento, quello di Imola, da cui prende il nome, e questo aspetto brutalista fatto di materia plasmata per evidenziare con forza la sua funzione aerodinamica. Ma come si può immaginare di avere qualcosa di più da un ipercar, qualcosa di ancora più leggero, deportante, potente, divertente? Beh, ad esempio aggiungendo sospensioni elettroniche, cavalli e fine tuning dedicato ai cordoli e mettendo tutto a punto per 16.000 km di pista. E sognando, certo, i clienti per primi, che di questa Imola hanno finanziato potenziale, istinti ed estetica, ma pure, in un certo senso, la Pagani di domani. Infatti sotto questa scocca sono nascoste molte delle tecnologie che vedremo nelle prossime auto dell'italo argentino. A partire da questa monoscocca, fatta di un nuovo Carbo Triax e Carbo Titanio, che garantisce a questo peso più ma poco più di 1240 kg di volare sui corni. L'applicazione del motore è l'ultima del M158 ed è un'evoluzione di quello della BC Coupé. Eroga fino a 827 cavalli, questo ha una temperatura misurata di 18 gradi centigradi e 1100 Nm di coppia a partire da più o meno 4400 giri. È un motore pensato anche in una chiave di significato di vettura più per un utilizzo in pista, per lavorare più in punti alti, esattamente. Tanto che anche il numero di giri l'abbiamo portato da 6.300 a 6.500. A questo si accompagna un nuovo sistema di scarico in titanio, molto più leggero e molto più libero, e tutto questo per mantenere un orientamento al track day. Cambia il sistema di frizione tridisco, quindi una frizione molto più piccola, molto più modulabile e molto più costante nel comportamento, che lavora molto bene nei punti di cambiata prestazionale. Secondo la radio box di Imola quest'auto sarebbe velocissima, addirittura ben più di 5 secondi rispetto a una notissima ipercar tedesca con le pile. Tra gli enti si parla di una downforce a 280 all'ora, circa tra i 600 e i 700 kg, a seconda del setup che sceglierete in pista, perché in fondo sarà questo il senso del divertimento che saprà offrire la personalizzazione estrema, oltre che dell'allestimento, pure della dinamica di guida. L'aerodinamica che così, chiamiamola spinta, è un'aerodinamica che ti dà una downforce che ti permette di percepire veramente il grip, veramente senti che sei molto appoggiato a terra. Parlando della geometria delle sospensioni, parlando delle soluzioni aerodinamiche, abbiamo lasciato che l'evoluzione dello sviluppo stesso, quindi nei vari step, portasse alla naturale predisposizione alla prestazione in pista. Quindi sono diversi i presupposti con cui parte il concetto di hypercar, perché
Se da un lato vogliamo partire dall'unicità e l'eleganza per poi arrivare a derivare quelle che sono le prestazioni necessarie per trasmettere emozione, qui forse abbiamo fatto l'opposto. Ci siamo prefissati dei target di prestazione che hanno mutato la forma della macchina nel corso dello sviluppo, no? Da un'appendice aerodinamica, uno sfogo, a quello che può essere una NACA. Tutto questo è stata un'evoluzione orientata alla performance. La cosa carina in questa macchina qua è il peso, cioè una macchina che a vuoto pesa poco più di 1200 kg, non dipende solo dal carbonio, dipende da uno studio meticoloso fatto su ogni singola parte, cioè la flangia che tiene il volante qua dietro, ok? Su quella flangia lì per tirare via 30 grammi abbiamo lavorato 15 giorni, su 170 grammi siamo andati a 140, abbiamo lavorato 15 giorni, ricalcolarla, farla tutta, ma questa ricerca meticolosa l'abbiamo fatta su tutta la macchina. Cioè la Imola ha di fatto mantenuto i concetti dell'autostradale, però l'abbiamo voluta estremizzare di più e renderla più un'auto ancora con prestazioni maggiori, però allo stesso modo mantenendo sempre la facilità e la sicurezza, anzi probabilmente in questo caso abbiamo dato alla vettura un livello di guidabilità ancora più intuibile. Poi alla fine abbiamo chiamato il cliente, che poi veniva sempre a seguire, a vedere questo, e quando l'abbiamo consegnata in pista, che l'ha provata, che non era un pilota, ma è riuscita a guidarla, a godersela, è partito che era serio, no? Un po' timoroso, no? Perché poi Imola non è uno scherzo Imola. Cavolo, quando è sceso dalla macchina, questo qua aveva un sorriso da orecchio a orecchio, no? Ed era carichissimo, dice, ma è facile da guidare, ma è facile, proprio era super contento di questa cosa. Abbiamo cambiato tutta la geometria delle sospensioni perché vedevamo che stavamo arrivando a frenare sempre più avanti, modificando la geometria delle sospensioni e con Pirelli avevamo concordato di girare con pochissimo camber, cioè a differenza di quello che fanno tutti, cioè noi pochissimo camber, questa è una scelta che abbiamo fatto con Pirelli 10 anni fa, perché quando giri con molto camber e vai su una strada normale, la macchina ha delle forze laterali perché la gomma è appoggiata così, perciò sei sempre lì a correggere, anche perché le strade normali non sono un biliardo, no? Sono piene di ondulazioni, perciò quando entri in una onda longitudinale la macchina tende a infilarsi e sei sempre lì a correggere. E noi invece non volevamo quell'effetto lì. Le sospensioni sono state rivisitate dal punto di vista sia del cinematismo sia dal punto di vista dell'ammortizzatore. Abbiamo introdotto quello che è il controllo elettronico collegato all'aerodinamica attiva della vettura e tutto questo sistema estremamente leggero permette una calibrazione delle performance di guida in base alle condizioni di utilizzo e alle condizioni del manto stradale. Per quanto riguarda la sospensione anteriore invece abbiamo un sistema che è combinato a quello che è il lifter, nel senso che l'azionamento elettroattuato di questo sistema idraulico permette la calibrazione dell'altezza dal suolo dell'anteriore per bilanciare quello che è il trasferimento di carico inerziale in condizioni ad esempio di frenata, in modo tale da garantire la stessa altezza del suolo rispetto alla vettura. Quando tu progetti una macchina di questo tipo, lo puoi fare in modo più o meno responsabile. L'aerodinamica, ad esempio. Questa macchina ha 8 metri quadrati di fondo piatto, perciò 8 metri quadrati di fondo piatto, quando la macchina è bassa, se studiato correttamente, il carico aerodinamico che genera è altissimo. Okay? Perciò tu basta che abbassi la macchina di 1 centimetro, 2 o 3, che hai cambiamenti di centinaia di chili, non di decine di chili. Perciò tu puoi immaginarti questa macchina è molto bassa, noi abbiamo le sospensioni attive, perciò lo possiamo fare, però quando il cliente va su una strada normale e ci sono degli avvalamenti, la macchina la perde.
Perciò noi l'abbiamo messa a un'altezza che puoi girare dappertutto, con dei limiti per andare su che rendano sempre la macchina sicura. Per fare sì che la macchina comunque diventasse una macchina con un carico aerodinamico buono, abbiamo dovuto lavorare sulla forma della macchina e su tutti i dettagli, cioè abbiamo dovuto lavorare tantissimo su tutti i condotti, abbiamo dovuto lavorare molto su questo, sulla forma generale della macchina, diciamo tralasciando un attimino il fondo piatto. Su tutta questa parte, cioè qua la porta è stata rifatta, perché abbiamo visto che scaricare, e questa è una zona di depressione, abbiamo visto che scaricare l'aria ci aiutava a far lavorare molto meglio la parte anteriore. Questi elementi, diciamo, sono nati con questi deviatori, prima erano più semplici, poi li abbiamo arricchito di dettagli, anche per far lavorare meglio queste prese d'aria, anche questo bordo che c'è qua sotto, lì c'è uno scivolo, perciò era importante poter canalizzare meglio l'aria, cioè tanti piccoli dettagli. E questo, l'ala, inizialmente l'ala era diversa, poi è nato un altro profilo, poi è nato questo, l'abbiamo modificata in corso d'opera, col consenso del cliente che l'aspettava da novembre dello scorso anno, dicembre dello scorso anno, che ci ha consentito di continuare questo lavoro e poi l'ha vissuto, cioè perché noi le mandavamo i rendering, poi il cliente prima era uno, poi sono diventati 5, perciò condividere questo progetto, farle diventare a loro parte di questo progetto è stato anche per loro un percorso affascinante, no? Perché le raccontavamo, guarda, stiamo facendo questo, l'abbiamo provato, funziona, questo non funziona, una porcheria, e così via, no? Queste aperture sono studiate per gestire l'estrazione all'interno dell'arco passaruota dei gas caldi provenienti dal radiatore centrale e dal disco freno. Qui abbiamo studiato un nuovo sistema di estrazione per il raffreddamento del gruppo intercooler, in particolar modo sfruttando quella che è la depressione generata a fianco dell'arco passaruota. Quindi questo canale qui è proprio quello dal quale escono i gas caldi generati dallo scambio di aria e di acqua nel radiatore intercooler. Questa vettura chiaramente è fortemente orientata all'ambito aerodinamico ed è predisposta per lavorare anche abbastanza vicino al suolo. Ma rispetto a una BC, quant'è il vantaggio in termini di carico percentualmente sul totale? Siamo nell'ordine di un 30%. Ecco allora la nuova Hypercar brutalista di Pagani, dove per la prima volta 1 chilo di downforce in più è meglio della cura estetica di ogni singolo dettaglio. Ma noi ormai tutte le nostre macchine, la validazione la facciamo 16.000 km in pista fra il 90 e il 95% della potenza massima. Si rompono a pezzi, le dobbiamo stare a rimontare sempre, però le facciamo. Sto scherzando. No, mettilo anche.